Ciao a tutti, amanti della lingua e della cultura. Benvenuti, bentornati o semplicemente ben ritrovati sul nostro canale. Sono super felice di avervi qui con me oggi per un nuovo video che, spero, vi terrà compagnia e vi farà scoprire qualcosa di nuovo. Oggi, ci immergeremo in un'espressione che mi sta particolarmente a cuore, un'espressione che racchiude amore, passione e un pizzico di mistero. Parleremo di un'affermazione che forse avrete già sentito, magari in una canzone, in un film o, perché no, sussurrata da qualcuno di speciale. Un'espressione che unisce due nomi e una promessa eterna. Burak svela Neslihan, sei la mia vita, amore eterno. Sembra un po' una dichiarazione rubata da un romanzo, vero? E forse lo è. Ma dietro queste parole si cela un mondo di emozioni e di significati che andremo ad esplorare insieme. Prima di iniziare, però, come sempre, un piccolo favore. Se questo tipo di contenuti vi piace, se vi incuriosisce scoprire le sfumature della lingua e della cultura italiana, vi invito a iscrivervi al canale. Attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video e non vi perderete nemmeno un appuntamento con noi. Fatelo adesso, così poi non ci pensate più. Ok? Pronti? Partiamo. La prima cosa che salta all'occhio è, ovviamente, la presenza di due nomi, Burak e Neslihan. Ora, perdonatemi se non conosco la storia personale di queste due persone, e probabilmente non la conoscerò mai, ma la bellezza di questa frase sta proprio nel suo essere universale. Nel suo potersi applicare a qualsiasi coppia, a qualsiasi amore. Potrebbe essere la dichiarazione di un marito alla moglie, di un fidanzato alla fidanzata, o semplicemente l'espressione di un sentimento profondo e sincero. Burak e Neslihan, suona bene, no? Due nomi che insieme creano una melodia, una piccola sinfonia di amore. Immaginate la loro storia, forse un incontro casuale in un caffè affollato, uno sguardo che si incrocia e fa scoccare la scintilla. Forse un'amicizia che sboccia lentamente, trasformandosi giorno dopo giorno in qualcosa di più profondo. Magari un amore a prima vista, un colpo di fulmine che li ha travolti e cambiati per sempre. Non lo sappiamo, ma possiamo immaginarlo. Possiamo costruire nelle nostre menti un racconto fatto di risate condivise, di sogni coltivati insieme, di piccoli gesti di affetto che cementano il loro legame. La forza dei nomi è immensa. Portano con sé una storia, un'identità, un'essenza. Sentire pronunciare il proprio nome con amore è un'esperienza potente, un riconoscimento della propria unicità e del proprio valore. Immaginate l'emozione di Neslihan nell'udire Burak pronunciare il suo nome, seguito da quelle parole così intense e significative. Ma analizziamo ora le parole che accompagnano questi nomi. Sei la mia vita. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Eppure, ogni volta, ha un impatto diverso, una forza che ci colpisce dritto al cuore. Dire a qualcuno sei la mia vita significa riconoscere che quella persona è fondamentale per la nostra esistenza, che senza di lei il nostro mondo sarebbe incompleto, vuoto. È un'affermazione potente, che esprime una dipendenza emotiva profonda, ma anche un amore incondizionato. Significa affidare all'altro una parte importante di sé, condividere la propria vulnerabilità e accettare di essere cambiati, trasformati dall'amore. Questa frase non è solo una dichiarazione, è una promessa di presenza costante, di sostegno nei momenti difficili, di gioia condivisa nei momenti felici. È un impegno a prendersi cura dell'altro, a proteggerlo e a farlo sentire amato e al sicuro. È un'ancora in un mare in tempesta, un faro nella notte, una guida sicura verso un futuro condiviso. Pensateci un attimo, cosa significa veramente sei la mia vita? Significa che quella persona è il centro del vostro universo, il sole attorno al quale ruota tutto il resto. Significa che la sua felicità è la vostra felicità, il suo dolore il vostro dolore. Significa che la sua presenza illumina ogni giorno, che la sua voce risuona nel vostro cuore, che il suo sorriso è la vostra più grande ricompensa. Amore eterno. Ecco, qui entriamo nel regno della promessa, dell'aspirazione. L'amore eterno è un ideale a cui tutti aneliamo, un sentimento che vorremmo durasse per sempre, che superasse le difficoltà, le sfide del tempo. È un amore che non conosce fine, che si rinnova ogni giorno, che si alimenta della passione, della complicità, del rispetto. È la ricerca della pietra filosofale dell'amore. L'elisir di lunga vita per un sentimento che sfida le leggi del tempo e dello spazio. Dire amore eterno è un atto di fede, una scommessa sul futuro. È credere che l'amore possa vincere tutto, che possa resistere alle prove della vita. È un'affermazione romantica, forse un po' idealistica,
ma che ci fa sognare e che ci ricorda che l'amore è una delle cose più belle e importanti che abbiamo. Non è solo una promessa fatta alla persona amata, ma anche una promessa fatta a se SS. Un impegno a coltivare l'amore ogni giorno, a nutrirlo con pazienza e dedizione, a superare gli ostacoli e a non arrendersi mai. L'amore eterno non è un amore perfetto, senza macchie o imperfezioni. È un amore che accetta le fragilità dell'altro, che perdona gli errori, che impara dalle difficoltà e che si rafforza con il tempo. È un amore che si trasforma, che si evolve, che si adatta alle diverse fasi della vita, ma che rimane sempre fedele a se stesso. Quindi, ricapitolando, Burak svela Neslihan 6 La mia vita amore eterno è una dichiarazione d'amore completa, appassionata, che unisce la concretezza dei nomi alla potenza delle parole. È un'affermazione che racchiude l'essenza dell'amore, la dipendenza emotiva, la promessa di eternità, la speranza di un futuro insieme. È una mappa del tesoro che indica la strada verso un cuore innamorato, un codice segreto che rivela i sentimenti più profondi. Ma c'è di più. Dietro questa frase si cela anche un invito a riflettere sul significato dell'amore, sulla sua importanza nella nostra vita. Ci invita a chiederci: cosa significa per me amare? Cosa significa per me essere amato? Qual è il mio amore eterno? È uno specchio che ci invita a guardarci dentro, a esplorare i nostri sentimenti e a definire il nostro ideale di amore. L'amore, infatti, non è solo una questione di coppia. L'amore è anche l'amore per la famiglia, per gli amici, per il nostro lavoro, per la nostra passione. L'amore è un sentimento che pervade tutta la nostra esistenza, che ci dà la forza di affrontare le difficoltà, che ci rende persone migliori. È il motore che ci spinge ad agire, che ci motiva a superare i nostri limiti, che ci ispira a creare qualcosa di bello e significativo. Pensate all'amore per la famiglia, quel legame indissolubile che ci unisce ai nostri cari. Un amore fatto di sacrifici, di rinunce, di sostegno reciproco. Un amore che ci accompagna fin dalla nascita e che ci protegge anche quando siamo lontani. Pensate all'amore per gli amici, quelle persone speciali che scegliamo di avere accanto, con le quali condividiamo gioie e dolori, risate e lacrime. Un amore fatto di fiducia, di lealtà, di complicità. Pensate all'amore per il lavoro, quella passione che ci spinge a dare il meglio di noi stessi, a superare le sfide, a raggiungere i nostri obiettivi. Un amore fatto di impegno, di dedizione, di soddisfazione. E allora, forse, Burak svela Neslihan 6 La mia vita amore eterno può essere interpretato anche in un senso più ampio, come un inno all'amore in tutte le sue forme, come un invito a coltivare i nostri sentimenti, a prenderci cura delle persone che amiamo, a vivere la nostra vita con passione e con gioia. È un mantra da ripetere ogni giorno, una promessa da rinnovare costantemente, un invito a celebrare l'amore in ogni sua manifestazione. Provate a pensarci. A chi direste sei la mia vita amore eterno? Non per forza a una persona in particolare. Potrebbe essere un luogo, un'attività, un ricordo, qualcosa che vi riempie il cuore di gioia e che vorreste non finisse mai. Magari un tramonto sul mare, una melodia che vi riporta indietro nel tempo, un libro che vi ha cambiato la vita, un viaggio che vi ha aperto gli occhi sul mondo. Qualcosa che vi fa sentire vivi, che vi dà un senso di appartenenza, che vi riempie di gratitudine. E ora, prima di concludere, voglio condividere con voi una piccola curiosità. Avete notato che in questa frase non c'è un verbo esplicito? Burak svela Neslihan 6 La mia vita amore eterno. Manca il verbo essere. E questo, a mio parere, rende la frase ancora più potente, più evocativa. È come se il verbo fosse sottinteso, come se fosse talmente ovvio da non aver bisogno di essere espresso. È un'ellissi che amplifica il significato, un silenzio che urla la verità. È come se dicessimo: Burak e Neslihan, è chiaro, è evidente, è innegabile che voi siate la mia vita, il mio amore eterno. È una sottigliezza, lo so, ma credo che faccia la differenza. È un tocco di maestria che trasforma una semplice frase in un'opera d'arte, un'esplosione di emozioni contenuta in poche parole. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto riflettere e che vi abbia regalato qualche emozione. Abbiamo esplorato insieme una frase apparentemente semplice, ma ricca di significato e di sfumature. Abbiamo parlato di amore, di promesse, di eternità. Abbiamo scavato a fondo nei meandri dei sentimenti, analizzando ogni parola e ogni significato nascosto. Grazie per avermi fatto compagnia in questo viaggio. Spero che vi siate divertiti tanto quanto me. È stato un piacere condividere con voi le mie riflessioni e le mie emozioni. E ora,
come promesso, un piccolo riassunto dei punti principali che abbiamo trattato. Abbiamo analizzato la frase Burak svela Neslihan sei la mia vita amore eterno, scomponendola nelle sue singole parti e cercando di comprenderne il significato più profondo. Abbiamo visto come questa frase possa essere interpretata come una dichiarazione d'amore universale, ma anche come un invito a riflettere sul valore dell'amore in tutte le sue forme. Abbiamo, infine, scoperto una piccola curiosità grammaticale che rende la frase ancora più suggestiva. Abbiamo parlato dell'importanza dei nomi, della potenza delle parole, della promessa di eternità, dell'amore per la famiglia, per gli amici, per il lavoro. Spero che questo riassunto vi sia utile per fissare i concetti principali. È un piccolo aiuto per ripercorrere insieme il cammino che abbiamo fatto, per ricordare le cose più importanti che abbiamo detto. E ora, un ringraziamento speciale a tutti voi che avete guardato questo video fino alla fine. Siete fantastici! Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Senza di voi questo canale non esisterebbe. Siete la mia motivazione, la mia ispirazione, la mia fonte di energia. E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questa frase, se vi ha ispirato, se vi ha fatto venire in mente qualcosa di particolare. Avete mai detto o sentito dire qualcosa di simile? Raccontatemi le vostre esperienze, le vostre emozioni. Sono curiosa di leggervi. Voglio creare una community di persone appassionate di lingua e cultura italiana, un luogo di scambio e di condivisione. E, per finire in bellezza, la solita raccomandazione. Se il video vi è piaciuto, se vi ha intrattenuto, se vi ha insegnato qualcosa di nuovo, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici, con i vostri familiari, con tutte le persone a cui volete bene. E, ovviamente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Aiutatemi a far crescere questa community, a raggiungere sempre più persone interessate alla lingua e alla cultura italiana. Attivate la campanella, così non vi perderete nemmeno un video e sarete sempre aggiornati sulle ultime novità. Il vostro supporto è preziosissimo e mi aiuta a crescere. Prometto di continuare a creare contenuti interessanti e divertenti, per tenervi compagnia e per farvi scoprire sempre qualcosa di nuovo. Grazie ancora per tutto. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!